Ciao a tutti dal Gioco in Tavolo ed eccoci a voi per il Day One di Mandala Stones, un gioco da tavolo edito dalla Board and Dice, creato da Philip Glowacz e localizzato e distribuito in Italia dalla Cranio Creations, che gentilmente ce ne ha fornito una copia per valutarlo, recensirlo e parlarvene in maniera diffusa. Passiamo subito alle immagini. Ecco qui la scatola di Mandala Stones e cominciamo subito a farne l'unboxing. Come nostra abitudine, un unboxing dettagliato. Ecco, quindi qui abbiamo come al solito il regolamento che leggeremo e analizzeremo con voi. Queste sono le... Vediamo. Dovrebbero essere le planche di gioco. Sì, è un gioco da se ne so se si riesce a vedere, penso di sì. Allora, un gioco da 2 a 4 giocatori, da 10 anni in su, e ogni partita dura circa 30 minuti. Quindi abbiamo 4 planche giocatore. Sono in un cartoncino piuttosto delicato, sottile, quindi abbiatene cura. Questo è il tabellone di gioco che andiamo a defustellare immediatamente. Questa è la plancia per mettere le pietre mandala durante il gioco, e qui ci sono i segnalini da 50 punti in su. Carte. Eccolo qui, forse. Eccolo qui. Sette punti dovrebbe essere punteggio aggiuntivo, 10 punti se concludete le partite senza pietre, 8 punti che sono condizioni speciali di punteggio di fine partita. E queste sono 4 carte di aiuto per il giocatore, in cui vengono specificate le azioni principali all'interno del gioco, che sono presa e conteggio. Le mettiamo da parte. Qui abbiamo gli artisti. Due. E 4. Questi. Qui abbiamo dei token segnapunti. Questa è una classica ziplock. Premo fuori l'ultimo segnalino. Eccoli qui. E qui abbiamo le pietre mandala, che come da è il sacchettino dove inserirle. Come leggiamo sul manuale, dovrebbero essere 96. E come suggerisce nello stesso regolamento la Cranio Creations,
è bene controllare, cosa che noi in questo tutorial non faremo, ma è bene controllare che ci siano tutte quante le pietre, perché naturalmente è essenziale per la buona riuscita del gioco. Le riversiamo tutte quante nel loro sacchetto. E abbiamo finito l'unboxing. Vediamo se qui sotto c'è qualcosa. No. Quindi mettiamo qui la scatola a imperitura memoria. Vediamo un po' di spazio. Allora, questo è il tabellone dove andremo a sistemare le pietre mandala. Questo, i segnalini li mettiamo magari qui, le carte anche qui. Utilizzeremo una sola plancia giocatore per la spiegazione del gioco, una delle 4, quindi queste le mettiamo da parte, e utilizzeremo la plancia per posizionare le pietre mandala. Qui il sacchetto, possiamo cominciare a leggere il manuale, cosa che noi non finiremo mai di incoraggiare diciamo, nei vostri confronti, nei confronti di chi segue i nostri video, perché è il modo migliore per imparare un gioco da tavolo. E magari spostiamo queste buste. Perfetto. Magari mettiamo qui le pietre mandala. Ok. Allora, innanzitutto abbiamo, ecco, possiamo vedere la panoramica del gioco, che poi è la stessa che troviamo sulla scatola, nell'introduzione di questo regolamento tutto sommato breve, ma da leggere con attenzione. Benvenuti in Mandala Stones, un gioco di serenità e bellezza. Disponete le pietre colorate per creare una stupenda opera d'arte insieme ai vostri amici. Tuttavia, anche se vi sono più artefici, il vincitore sarà soltanto uno. Influenzate gli artisti posizionandoli con accortezza sul tabellone per raccogliere pietre e impilarle sulla vostra plancia giocatore. Al momento opportuno spostate tali pietre sulla plancia mandala per ricevere punti vittoria. Da questa introduzione capiamo già, e quindi saremo già in grado di spiegarlo approssimativamente ai nostri amici, come a quelli che vogliamo che facciano una partita a Mandala Stones con noi, come funziona, qual è l'obiettivo principale del gioco. L'obiettivo principale del gioco, come vediamo qui perfettamente diciamo delineato nelle immagini del setup, è raccogliere le pietre mandala dalla plancia, dal tabellone di gioco, attraverso il posizionamento opportuno di questi 4 token, di questi 4 segnalini artista. Dal modo in cui li selezioniamo possiamo prelevare pietre mandala e posizionarle sulla nostra plancia di gioco. Per fare punti posizioneremo queste pietre sulla plancia mandala e per ricevere poi alla fine punti vittoria. Una meccanica abbastanza semplice e naturalmente che ci fa capire che ci può essere una tonnellata di strategia dietro per riuscire a fare il punteggio maggiore. Vediamo subito, come vi abbiamo spiegato già altre volte,
dopo aver o attraverso la scatola o attraverso l'introduzione sul regolamento, dopo aver visto l'obiettivo principale del gioco, diciamo che non è un gioco, è un gioco astratto con pochissima ambientazione e quindi in realtà non c'è a parte il raccogliere le pietre, posizionarle in maniera da creare serenità e appunto bellezza. In realtà è un gioco astratto, quindi non c'è nessuna ambientazione dietro da studiare o di cui essere a conoscenza. Abbiamo visto qual è l'obiettivo principale del gioco e ve lo ripeto, posizionare, prelevare il maggior numero di pietre mandala o la migliore combinazione di pietre mandala dal tabellone di gioco, posizionarle sulla propria plancia giocatore e per fare punti vittoria spostarle in un certo modo sulla plancia mandala. Una volta fatto questo, quindi, quali sono i passi successivi dopo aver stabilito l'obiettivo principale diciamo del gioco? Sono ricercare sul regolamento come viene effettuato il setup del gioco, come si prepara e a questo proposito, ve l'abbiamo già consigliato in qualche altro video, è molto importante che se i vostri amici non sono esperti di giochi da tavolo o magari avete un tempo limitato a disposizione e qualunque setup può richiedere diversi minuti, se non parecchie decine di minuti per effettuare il setup come si deve, vi consigliamo di effettuarlo in precedenza, magari preparare un tavolino appositamente per il gioco che volete giocare con gli amici, oppure una stanza dove poi insomma farli entrare per giocare. È essenziale che se non avete amici abituati ai giochi da tavolo, invece di coinvolgerli nel setup, di farli trovare il setup già pronto. Infatti adesso vedremo come fare la preparazione del gioco. Dopo aver dopo aver visto come si effettua il setup, abbiamo visto qual è l'obiettivo del gioco, scopriamo sul regolamento quali sono la condizione di terminazione del gioco, quindi quando il gioco termina, la condizione di fine partita che troviamo qui alla fine del regolamento, e vediamo quali sono le condizioni di vittoria del gioco. Questo perché ci aiuta, insieme alla panoramica che abbiamo avuto del gioco, ci aiuta a capire meglio cosa dovremmo fare, diciamo qual è il nostro scopo, perché stiamo giocando questo gioco e naturalmente in che modo affrontare meglio la spiegazione del gioco ai nostri amici. La condizione di fine partita ci viene esposta dal regolamento e è duplice, quindi la partita si può concludere in due modi. Se una pietra viene piazzata sul tabellone mandala coprendo lo spazio che mostra il numero di mani pari al numero di giocatori, quindi come vedete qui ci sono 2 mani, ecco, non so se mette a fuoco, 2 mani, 3 mani e 4 mani. Le pietre mandala vengono piazzate per ottenere punteggio in una linea, eccoli qua, in una linea concentrica. Nel momento in cui raggiungiamo 2 mani finisce la partita, quindi se piazziamo le pietre fin qui la partita finisce se siamo in 2 giocatori. Se arriviamo a piazzare le pietre fin qui la partita finisce se siamo in 3 giocatori. In 4 giocatori la partita finisce quando arriviamo a questo punto. Una seconda condizione di fine partita è quella che si verifica quando durante il proprio turno un giocatore non può raccogliere alcuna pietra
o con un'azione presa oppure, oltre a non poter raccogliere nessuna pietra, con una presa non può effettuare nessun conteggio. Sono le due azioni che abbiamo a disposizione, che ci vengono spiegate anche dalla carta aiuto che abbiamo. Sono le due azioni che abbiamo a disposizione, che adesso andremo subito a vedere durante il nostro turno. Quindi in questo caso, ecco, se non si può effettuare nessuna presa o nessun conteggio, la partita si conclude immediatamente. Anche questa è una condizione di fine partita. Indipendentemente da come una partita è giunta alla sua conclusione, dopo, ecco, e qui queste abbiamo finito con le condizioni di fine partita. Vediamo invece adesso le condizioni di vittoria. Naturalmente si tratta di un gioco in cui vince chi fa più punti. Vediamo se c'è esplicitamente o se dobbiamo ricavarlo. Diciamo che nel regolamento le ultime 3 righe lo dicono esplicitamente, cioè che il giocatore con più punti vittoria è dichiarato vincitore. In caso di pareggio vince il giocatore fra quelli pari merito che viene prima nell'ordine di turno. Però il modo in cui calcolare il punteggio dovremo ricavarlo leggendo appunto all'interno del regolamento. Quello che l'ultima cosa, ovvero l'ultima cosa che dobbiamo necessariamente capire prima di poterlo spiegare agli altri, per Mandala Stones e in generale per tutti i giochi da tavolo, dopo aver visto la panoramica del gioco, l'obiettivo generale del gioco, il setup, come effettuare il setup ed eventualmente farlo in privato, in anticipo rispetto al momento in cui si gioca. Dopo aver visto la condizione di fine partita e la condizione di vittoria, vedere di quanti round è formata la partita. Abbiamo visto che dura all'incirca 30 minuti e all'interno di ogni round ogni giocatore cosa fa durante il suo turno. Allora, in questo caso possiamo leggere qui su flusso di gioco, è sicuramente il punto dove troveremo queste informazioni. Selezionate casualmente il primo giocatore, Mandala Stone si articola in un certo numero di round. Ogni round comincia con il turno del primo giocatore e continua in senso orario, finché tutti i giocatori non hanno eseguito il proprio turno. La partita si conclude, e questa è un'altra, già sappiamo qual è la condizione di fine partita, però qui dice la partita si conclude alla fine del round in cui è stata innescata la condizione di fine partita, così da dare a tutti i giocatori la facoltà di giocare allo stesso numero di turni. Qui c'è un'informazione in più che comunque era comunque indicata nel riquadro importante, contrassegnato come importante del regolamento a fine, ecco qui, sì, qui nella condizione di fine partita, è che nel momento in cui si verifica una delle condizioni di fine partita, quindi o aver raggiunto le manine o con le pietre, con le Mandala Stones, o un giocatore che non può più fare né una presa né un conteggio, bisogna comunque terminare il round. Quindi se la condizione avviene durante il round in cui ha giocato solo il primo giocatore, dovranno giocare anche tutti gli altri giocatori prima, per concludere il round, per dare la possibilità a tutti di fare punteggio. Quindi vediamo che non c'è un numero di round prestabilito, cosa non del tutto scontata, e i round continuano fino a che non si verifica la condizione di fine partita. Durante ciascuno dei round i giocatori durante il loro turno, quando tocca a loro, possono o effettuare una presa o effettuare un conteggio. Leggiamo direttamente qui dalla carta aiuto. Nel vostro turno scegliete fra presa o conteggio. Presa: se non avete spazi vuoti sulla vostra plancia, dovete effettuare un conteggio. Allora sì,
ma forse ci conviene in questo caso, visto che a tabelloni vuoti è difficile spiegarlo, ci conviene effettuare subito il setup del gioco. Il regolamento ci dice di piazzare il tabellone al centro del tavolo e di posizionare una alla volta 4 su ciascuno spazio, che sono questi con il disegno colorato, questa specie di disegno, appunto questa mandala colorata. Non so se la luce è eccessiva, ve li faccio vedere più da vicino. Le pietre vanno collocate su questi spazi qua, non questi cerchi che è dove si muovono gli artisti, che sarebbero questi, ma su questi spazi con la mandala colorata. Posizioniamo 4 pietre, quindi impiliamo 4 pietre su ciascuno spazio. Lo facciamo subito, prendendone una alla volta. Ops. Nel modo più casuale possibile. Ognuno sceglie il proprio livello di casualità, così come non insistiamo sulla scelta del primo giocatore, che può essere scelto in qualsiasi modo riteniate più opportuno, in generale per ogni gioco da tavolo. Fidatevi della mia imparzialità. Ne approfitto per dirvi che da una prima valutazione Mandala Stones è un gioco da tavolo che, in quanto a resa estetica, se la gioca alla pari con Sagrada, sempre distribuito in Italia dalla Cranio Creations, e non per niente vediamo tra le persone che hanno aiutato il progetto nei credits, non tra diciamo i creatori diretti, ma tra quelli che hanno appunto coadiuvato, vediamo anche Daryl Andrews, che è uno dei due autori, uno dei due diciamo creatori di Sagrada. E vi faccio una piccola anticipazione che molto presto di cui molto presto leggerete sulle pagine di giocointavolo.it, perché lo intervisteremo, insomma, ecco. Stiamo solo cercando di far coincidere i vari impegni. Abbiamo terminato la terza fila e andiamo con la quarta e ultima. Mi sembra quindi che 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 4 per 24, 96, sì. Quindi il modo per verificare se ci sono tutte le componenti è quello di fare il setup, perché utilizzeremo tutte le Mandala Stones che ci sono nel sacchetto. Quindi abbiamo messo solo 2.
dovrebbero essercene altre 3. 2. Eccola qui. Ok, vi faccio dare un'occhiata più isometrica al tabellone di gioco. Eccolo qui. Bene o male, questa è la parte più impegnativa del setup. Non porta via tantissimo tempo, però il gioco è per come target di età 10+, quindi o coinvolgete i bambini a impilare con voi le Mandala Stones, oppure se siete a conoscenza avete dei bambini impazienti, eccoci tornati sulla visuale dall'alto, se avete dei bambini impazienti allora vi conviene preparare il gioco anticipatamente. Ora collocate un artista su ciascuno dei 4 spazi circolari mostrati in figura, che dovrebbero essere questo e questo. Ora, nel regolamento non viene fatto nessun riferimento, nessuna associazione tra il numero degli artisti, che sono 4 come i giocatori, ma in realtà vengono piazzati sempre tutti e 4, sia che si giochi in 2, sia che si giochi in 3, sia che si giochi in 4 persone. Non c'è associazione tra artista, tra segnalino artista, questi neri, e giocatore. Piazzate la plancia mandala vicino al tabellone, ce l'abbiamo, però qui c'è una luminosità troppo accesa, magari possiamo piazzarla o qui oppure addirittura sulla scatola. Utilizziamo al meglio gli spazi e magari qui mettiamo le carte. Dunque, piazzate la plancia mandala vicino al tabellone. All'inizio della partita comincerà vuota e sarà riempita di pietre solo man mano che il gioco progredisce. Date ad ogni giocatore una carta riassuntiva, che è questa con indicazione di presa e conteggio, e ogni giocatore dovrà piazzare il segnapunti su questo spazio qui che vedete, dove c'è la piccola mandala colorata disegnata e dove comincia il punteggio. E nel corso della partita, quando un giocatore riceve punti vittoria, ne terrà traccia, avanzando di conseguenza il segnapunti sul tracciato, come vedete, da 5, 10, 15, 20 fino a 50. Quando raggiungerà i 50 punti, eventualità quindi non rara, gli verrà dato, quindi ci troviamo in questa situazione, non possiamo più andare avanti, gli viene dato un segnalino 50 punti, che è questo, e il giocatore ricomincia dal segnaposto iniziale. Si mescolano le carte obiettivo, le diamo per mescolate e ne prendiamo una. Anzi, se ne danno 2 al giocatore, a ciascun giocatore. Ok, sono 2, 4, 6, 8, 10. Di queste 2 carte obiettivo, i giocatori le possono guardare ma non mostrare. Leggiamole. 7 punti vittoria, questo VP sta per Victory Points, 7 punti vittoria se concludete la partita con almeno 3 pietre rosse, oppure con più pietre rosse di qualsiasi altro giocatore, sulla plancia giocatore. Oppure possiamo scegliere, perché alla fine poi ne sceglieremo una, se concludete 7 punti vittoria, se concludete la partita con almeno 7 punti vittoria aggiuntivi rispetto a quelli che già abbiamo fatto, se concludete la partita con almeno 3 pietre viola, oppure con più pietre viola di qualsiasi altro giocatore.
Questo è il setup del gioco, non c'è da fare nient'altro per la preparazione, naturalmente dovete replicare quello che avete fatto, quello che io ho fatto vedere per una singola plancia giocatore per tutti i giocatori che partecipano al gioco, quindi da un minimo di 2 fino a un massimo di 4, dopodiché passiamo al gioco stesso. Quello che si può fare, quello che un giocatore può fare è presa o conteggio. Il conteggio viene fatto quando ci sono già sulle pietre, ci sono già delle pietre mandala sulla plancia di gioco. In questo caso, non avendo fatto ancora nessuna presa, non possiamo effettuare l'azione conteggio e quindi cominciamo con una presa. Per prendere cosa si fa? Si sposta uno qualunque dei segnalini artista su uno degli spazi dei cerchi colorati vuoti che vedete sul tabellone. Il nostro obiettivo qual è? Prendere il maggior numero di pietre mandala. Però le pietre che potremo prendere posizionando ad esempio questo artista dovranno essere quelle che hanno questo disegno. Quelle e solo quelle con questo disegno sopra, a prescindere dal colore. Mi devo necessariamente muovere, quindi quello che posso fare è ad esempio muovermi non mi sembra ci sia tanta possibilità. Questo artista è sfigatissimo, va bene, comunque lo utilizzo lo stesso. E quindi vedo che qui, ecco, vi faccio vedere più da vicino. Allora, dove mi sono posizionato, vediamo un'angolazione giusta per la luce, quando ce n'è poca e quando ce n'è troppa. Allora, devo rispettare questo disegno. Posso prendere le pietre mandala che hanno solo questo disegno, quindi non potrò prendere questa. Non potrò prendere questa anche perché se avessi avuto lo stesso disegno non avrei potuto comunque prenderla perché è vicino ad un altro artista. Quindi questa non la posso prendere perché, vedete, non coincide il disegno. Quindi la rimettiamo qui. Quello che posso fare è prendere questa pietra che coincide o questa pietra e questa pietra. Devo prenderle necessariamente tutte. Scelgo la prima da prendere, passiamo da capo alla visuale dall'alto, quindi posso prendere esclusivamente queste due pietre laterali perché i disegni di queste non coincidono e anche se questa avesse avuto lo stesso disegno dell'artista non avrei potuto prenderla perché è vicino ad un altro artista. Scelgo da quale pietra iniziare, comincio da questa, la posiziono così sul tavolo e metto la seconda in senso orario. Questa è la pila che adesso deciderò dove piazzare. Ne abbiamo una gialla e una blu. Ok. Diciamo che per capire dove piazzare le nostre pietre che abbiamo appena raccolto dobbiamo anche farlo nell'ottica del conteggio che potremo fare nel nostro prossimo turno, se vogliamo, perché durante il nostro turno possiamo o prendere o conteggiare. Momentaneamente le piazziamo qui sul primo spazio disponibile. Vedete questi simboli sono, magari posiziono più verso l'alto il tabellone, questi simboli rappresentano il modo in cui conteggiare i punti, quindi è molto importante posizionarle nel modo migliore in cui pensiamo possano essere poi conteggiate.
Questa è una presa. È importante quindi capire come posizionare su questa plancia giocatore il punteggio. La pila di pietre mandala appunto raccolte per poi poter avere il massimo dei punti. Quindi vediamo come si effettua il conteggio. Dobbiamo innanzitutto decidere se conteggiare un colore o conteggiare le cime. In questo caso abbiamo una sola cima, abbiamo una sola pila, quindi una sola cima, quindi ci converrà conteggiare i colori. Come si conteggia un colore? Scegliete un colore visibile in cima ad almeno 2 torri. Niente, allora non possiamo farlo. Dobbiamo necessariamente fare 2 prese per effettuare un conteggio. Allora ipotizziamo che sia da capo il nostro turno, quindi sia finito il primo round, cominciamo il secondo round. Io rimuovo la mia... gli altri giocatori avevano già fatto le loro mosse, io devo necessariamente muovermi e questa volta faccio il colpo grosso perché posiziono questo artista qui dove posso prendere almeno 3. Hanno tutte e 4 le pietre mandala lo stesso disegno, però vediamo se la luce in questo caso è più clemente. No, solo in parte. Queste pietre mandala, no, comunque la orienti. Comunque, queste pietre mandala hanno... torniamo alla diretta. Hanno tutte quante lo stesso disegno che c'è sul segnalino artista, quindi rimettiamo la luce. Quindi potrei prendere tutte e 4, se non che questa è vicino a quest'artista, quindi non posso. Posso prendere solo queste 3 e devo decidere quale sarà la prima e poi proseguire con le altre in senso orario. Decido di cominciare con questa e quindi 1, 2 e 3 e le posiziono qui. Adesso che abbiamo fatto la seconda presa possiamo effettuare un primo conteggio. Scegliete un colore visibile in cima ad almeno 2 delle torri presenti sulla vostra plancia giocatore. Il loro motivo non ha importanza, conta il colore, purché le pietre in cima alle torri siano dello stesso colore, quindi non possiamo conteggiare il colore in questo nostro turno. Passiamo al conteggio invece delle cime, quindi conteggiamo le cime. Quando conteggiate le cime scelte, selezionate un qualsiasi numero di pietre sulla cima delle vostre torri per ricevere un punto vittoria per ogni pietra scelta. I colori e i motivi di queste pietre non hanno importanza. Rimuovete ogni pietra così conteggiata e piazzatela sulla plancia mandala nell'ordine che preferite. A cominciare da questo segnalino qui centrale. In questo modo si effettuano 3 punti vittoria. Non parla del segnalino punteggio, però sì, procediamo anche con questo. Ok. Quindi, ripetiamo, quando conteggiate le cime scelte, quindi solamente le punte delle vostre pile, selezionate un qualsiasi numero di pietre sulla cima delle vostre torri per ricevere un punto vittoria per ogni pietra scelta. Io a questo punto ne seleziono 2, faccio 1, perché sono le uniche che posso selezionare, e 2. Comincio il disegno sul tabellone della mandala e avanzo di 2 punti. Posiziono qui il segnalino. Facciamo un'altra presa per poter poi stabilire come fare il conteggio per colore.
quindi mettiamo che sia finito un altro turno, sia finito un altro round, che tocchi da capo a noi come turno, e a questo punto posizioniamo sempre lo stesso artista, lo posizioniamo qui, no, lo posizioniamo qui. In questo caso ci sono questo e questa pietra mandala, queste tre, che hanno lo stesso motivo dell'artista. Questa no, anche se in caso avesse avuto anche questo lo stesso motivo, potevamo prendere tutte e quattro le pietre, perché non c'era nelle vicinanze nessun artista. In questo caso io comincio da questa pietra, e quindi continuo in senso orario con questa e con questa. Questa sarà la base della pila, questa la seconda e questa la terza. E la posiziono qua casualmente, vediamo se ho fatto bene, perché a questo punto possiamo conteggiare i colori. A questo punto ho, come vedete, tre pile con in cima lo stesso colore. Scegliete un colore visibile in cima ad almeno due delle torri, almeno, io ne ho tre di torri con lo stesso colore. Il loro motivo non ha importanza, purché le pietre in cima alle torri siano dello stesso colore. Quando conteggiate un colore dovrete sempre conteggiare tutte le torri con in cima una pietra del colore scelto, quindi 1, 2 e 3. Conteggiate ogni torre separatamente, e in questo caso dobbiamo utilizzare il simbolismo, diciamo i simboli che sono sotto ognuno degli spazi torre, che sono questi. Vediamo, questo simbolo significa che su questa torre si riceve un punto vittoria per ogni differente altezza delle torri sulla vostra plancia giocatore, su tutta la plancia. Quindi ho posizionato qui, io ho tre torri su tutta la mia plancia giocatore. Queste torri hanno tutte differenti altezza e quindi guadagno 3 punti utilizzando questo. Quindi ho fatto una buona scelta, mi posiziono sul punteggio 5. Se avessi scelto di conteggiare questa, naturalmente tutte le torri che hanno lo stesso colore, no, di tutte le torri presenti sulla plancia. Se avessi scelto invece il secondo, di utilizzare questo secondo conteggio, avrei ricevuto punti vittoria in base all'altezza di questa torre, però con il punteggio massimo cominciando dall'altezza minima. Quindi questo posso farvelo vedere più da vicino, anzi facciamo così, vi mostro direttamente questo. Ok, quindi in questo caso ricevo un punto per ogni torre di altezza diversa su tutta la plancia, a prescindere dal colore della cima. Quindi se avessi avuto altre due torri con altezze diverse da queste, anche 0 è un'altezza, ecco, anche 0 è un'altezza, quindi in realtà io non ricevo 5 punti, ma ricevo 4 punti, perché ho una torre con 0 altezza, una torre con 1 altezza, una torre con 2 di altezza, una torre con 3 di altezza. Faccio vedere così. Quindi 0, queste due sono uguali, 0 e 0, quindi mi danno un solo punto. E qui abbiamo 1, 2, 3, quindi devo aggiungere un punto in più. Se avessi utilizzato questo spazio per il conteggio colore, allora avrei fatto su questa torre un punteggio tanto più alto quante meno mandala stones ci fossero state, a partire da una. Quindi con una sola pietra avrei fatto 4 punti, con 2 pietre avrei fatto 2 punti, e in questo caso qui ne ho 2, quindi avrei fatto 2 punti, ma con 3 e con 4 pietre avrei fatto un punto solo. Con questo, se avessi utilizzato questa torre per il conteggio colore, vedete 1, 4, 3, 1, avrei
avrei preso un punto con l'altezza 1, avrei preso 3 punti con altezza 2, 4 punti con altezza 3 e un punto con altezza 4. In questo caso avrei fatto 4 punti completi qui, però mi è andata meglio no, avrei fatto lo stesso punteggio della mia scelta, quella originaria, perché ho fatto 4 punti anche con questa scelta. Se avessi scelto, se invece qui ci fosse stata un'altra torre con cima gialla, allora avrei fatto un punto, questi sarebbero stati sarebbero cresciuti in maniera direttamente proporzionale rispetto all'altezza della torre. Quindi avrei fatto un punto con un'altezza, 2 punti con 2 pietre mandala, 4 punti con 3 pietre mandala, 6 punti con 4 pietre mandala. Questo invece avrei fatto, se avessi messo qui e avessi utilizzato questa regola di conteggio, avrei fatto tanti punti vittoria quanti fossero stati i colori presenti nella torre più 1. Quindi se qui avessi avuto una torre con 4 colori diversi e quindi nessuna di queste mi conveniva piazzarla qui perché sono di colori molto simili, cioè abbiamo molti colori ripetuti. Se avessi avuto 4 pietre di colore diverso e avessi scelto di fare il conteggio colore con questa torre, allora avrei preso 4 più 1 punti vittoria e mi sarei posizionato sul 5. Questo è su per giù lo svolgimento completo. A fine partita, torniamo alla visuale dall'alto. A fine partita avrei utilizzato queste due carte, vediamo il modo più giusto per vederle. Qui avrei dovuto scegliere una di queste due carte che chiamano carte, vediamo come vengono identificate sul regolamento, carte obiettivo, giusto? Proprio come in Sagrada. Avrei dovuto scegliere una di queste due carte, mettiamo che avessi scelto questa. Se concludete la partita con almeno 3 pietre viola, no, magari avrei scelto più questa qua. Se concludete la partita con almeno 3 pietre rosse, oppure con più pietre rosse di qualsiasi altro giocatore, prendete 7 punti in più partita, che avrei indicato qua sopra. In questo caso ho 2 pietre rosse, quindi no, non avrei neanche, però a fine partita si conteggiano le pietre rimaste qui sulla plancia di gioco per rispettare e per prendere eventualmente i punti in più su questa carta obiettivo. Il punteggio quindi va avanti sulla plancia giocatore, abbiamo visto in che modo, conteggiando le cime o conteggiando il colore. L'obiettivo di posizionare con il conteggio delle cime le pietre mandala sul tabellone mandala è quello di raggiungere questi punti qua, che sono molto più rarefatti, diciamo, oltre che creare poi il disegno finale e stabilire poi la condizione, far scattare, triggerare la condizione di fine partita. E quindi ottenere un punto, 2 punti vittoria, più altri 2 punti vittoria, eccetera. Chi ci arriva per primo, quindi c'è anche qui una certa dose di strategia, becca questi punti. I punti maggiori si prendono attraverso il conteggio del colore. Nel momento in cui si arriva con le pietre mandala posizionate in maniera a spirale, si arriva ad esempio, se stiamo giocando in 2, su questo segnalino, scatta la condizione di fine partita, si finisce il round, se ci sono rimasti dei turni da fare, e si conteggiano i punti che ci sono dopo aver applicato le regole della carta obiettivo. Si conteggiano i punti che ci sono sulla vostra plancia giocatore, e questo è tutto. Quindi ripetiamo, è un gioco molto bello, non raggiunge le vette di Sagrada, ma solo dal punto di vista prettamente estetico, perché secondo noi ha altrettanta profondità. È un bel gioco astratto,
colorato e che permette anche di approfondire il colpo d'occhio e l'associazione strategica tra colori e combinazioni di oggetti, quindi va benissimo anche per i bambini. Contemporaneamente può essere anche utilizzato, può essere anche giocato da giocatori più esperti in maniera molto più strategica e molto con una visione che va oltre le prime mosse, no? Un giocatore potrebbe stabilire in base alle prese che fa anche in che modo arrivare per primo sui posti dove vengono accreditati dei punti, oppure quali pietre lasciare qui per poi applicare la carta, il punteggio della carta obiettivo e così via, come muovere i segnalini in modo da bloccare le prese dell'avversario o di non garantirgli le prese più succulente a livello diciamo di pietre e così via. Quindi può essere giocato sia in maniera impulsiva, istintiva, basandosi sui colori, sia in maniera strategica. Quindi che dire, anche per questo gioco è un doppio pollice su, e complimenti alla Cranio Creations per aver portato in Italia un gioco da tavolo che può far parte a pieno titolo della loro serie di giochi distribuiti e localizzati più riuscita. Ciao a tutti e alla prossima recensione da Il Gioco in Tavolo.